Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questo scialle che è un'esplosione di colore molto adatto alla primavera che finalmente sta arrivando. Il punto di lavorazione che ho utilizzato è molto semplice perché appunto il filato è coloratissimo. Ho voluto dare più risalto ai colori del filato che non al tipo di lavorazione. Vi lascio al video. Per questo scialle ho usato questa cake che è coloratissima, infatti va dall'azzurro cielo al giallo, al rosa shocking e al corallo, veramente molto colorata, fa venire voglia di primavera. L'ho presa sempre ai grandi magazzini Action, l'ho presa in realtà per il colore perché, ripeto, come composizione non è che sia granché, è 50% acrilico e 50% poliestere, però il tatto è molto morbida. Si presenta in queste cake da 150 grammi con 412 metri e mezzo di prodotto. Lo lavorerò con l'uncinetto 5 e mezzo e sarà veramente molto semplice. Iniziamo il nostro lavoro con un anello magico, quindi giriamo il filo intorno alle due dita, entriamo con l'uncinetto, peschiamo il filo e blocchiamo con una catenella. Una volta fatto il nostro anello magico, saliamo con 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto, una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, entro nell'anello e faccio un punto alto, aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, rientro nell'anello con un punto alto e qui lavoreremo la nostra punta, che saranno 3 catenelle. Fatte le 3 catenelle, rientro nell'anello con un punto alto, aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, faccio un altro punto alto, una catenella di separazione, vado a lavorare l'ultimo punto alto che sarà un punto alto allungato. Quindi noi finiremo tutti i giri con un punto alto allungato, così almeno avremo il lato più lineare e più morbido. E questo è il nostro primo giro. L'unica cosa che vi consiglio quando fate l'anello magico è di tenere la codina piuttosto lunga, perché dopo quando andremo a chiudere dovremo fare parecchi giri, altrimenti c'è il rischio che si disfi. Quindi teniamo una codina lunga, poi dopo col l'ago gireremo diverse volte, bloccheremo il filo in modo che resti fissato bene. E adesso proseguiamo con il secondo giro, quindi salgo con 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto, una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel punto che ho con un punto alto e questo sarà il nostro primo aumento. Aggiungo una catenella di separazione, salto l'archetto formato da una catenella, entro nel punto alto nel primo che ho disponibile con un punto alto, non è nient'altro che un punto a rete. Comunque ho aggiunto una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto la catenella del giro sottostante e entro nel punto che ho subito disponibile, aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, qui mi ritrovo con l'archetto formato da 3 catenelle, quindi che è il nostro aumento, quindi dovrò fare anche qui l'aumento, però non andrò a lavorare nell'archetto, ma andrò a lavorare nella catenella per continuare appunto il disegno di punto rete. Quindi salto la prima catenella che ho qui sotto, entro in quella centrale, faccio l'aumento, quindi punto alto, 3 catenelle e nella stessa catenella che ho lavorato prima faccio un altro punto alto, una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel punto alto che ho subito dopo disponibile con un punto alto, aggiungo una catenella di separazione, vado a lavorare con un punto alto il punto alto che ho subito dopo, aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto
questa catenella e vado a lavorare in quella successiva, che non è nient'altro che la terza catenella partendo dal basso, quelle tre che mi sostituiscono il mio primo punto alto. E qui farò l'aumento, quindi ho fatto un punto alto, aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto e vado a lavorare un punto alto allungato, così ho finito anche il secondo giro. Ora parto con il terzo giro, che sarà uguale, praticamente è tutto qua. Salgo con 3 catenelle che sono il mio primo punto alto, aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel punto che ho subito sotto e formo l'aumento, il primo aumento dello scialle. Aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto e vado a lavorare il punto alto, quindi faccio il punto rete. Aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, vado a lavorare il punto alto con un altro punto alto e di nuovo aggiungo una catenella, filo sull'uncinetto, vado a lavorare il punto alto sul punto alto e ancora. Ho già fatto una catenella e lavoro il punto alto sul punto alto. Aggiungo la catenella, filo sull'uncinetto, qui mi ritrovo nell'archetto formato da 3 catenelle, quindi salto la prima, entro nella seconda che è quella centrale e faccio l'aumento centrale, quindi punto alto, 3 catenelle, di nuovo entro nella stessa catenella di base con un altro punto alto e ho formato l'aumento della punta. Aggiungo una catenella e vado a lavorare con un punto alto il punto alto che ho subito dopo a disposizione. Aggiungo un'altra catenella e vado a lavorare il punto alto con un punto alto e di nuovo una catenella, andrò a fare il punto alto sul punto alto del giro sottostante. Aggiungo la catenella di separazione, vado a lavorare il punto alto nel punto alto che trovo subito dopo e ho lavorato il penultimo, ora dovrò fare l'aumento, quindi aggiungo una catenella, salto una catenella che è quella che sarebbe dell'archetto, entro in quella successiva che non è nient'altro che la terza catenella partendo dal basso, quella che mi va a sostituire il primo punto alto, quindi faccio un punto alto, una catenella, rientro e faccio il punto alto allungato. E questa è la riga numero 3. Praticamente il lavoro prosegue in questa maniera. Facciamo un'altra riga insieme, l'ultima. Quindi riparto con 3 catenelle. Ne aggiungo una di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel punto che ho subito sotto e faccio il mio primo aumento. Dopodiché catenella, punto alto, catenella, punto alto sul punto alto, catenella, punto alto sul punto alto e ancora catenella, punto alto sul punto alto, di nuovo un'altra catenella, punto alto sul punto alto, catenella e siamo qui sulla punta, quindi andremo a fare il punto alto sul punto alto, aggiungo la catenella e vado a fare un punto alto nella catenella centrale delle 3 catenelle che ho del giro sottostante. A questo punto alto aggiungo le 3 catenelle e ne faccio un altro nella stessa catenella di base e questo sarà l'aumento della nostra punta. Aggiungo una catenella, vado a lavorare punto alto su punto alto, catenella, punto alto su punto alto e di nuovo catenella, punto alto su punto alto, catenella, punto alto su punto alto, catenella, e qui ho lavorato l'ultimo punto alto, il penultimo punto alto del giro sottostante, aggiungo una catenella, filo sull'uncinetto,
salto questa catenella, entro in quella successiva e faccio l'aumento, quindi che alla fine sarà un punto alto, una catenella e un punto alto allungato. Quindi iniziamo sempre con 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto e finiamo con un punto alto allungato. E questo è il lavoro che c'è da fare. Andiamo avanti così fino alla larghezza che vogliamo ottenere. Ho finito lo scialle, ovviamente tutto nell'inquadratura non ci sta. Posso dirvi che misura quasi 180 cm, 178 di larghezza, 86-87 di altezza. Alla fine non l'ho rifinito, l'ho lasciato proprio semplice. Ho lavorato un grosso triangolo a punto rete e basta, perché il filato è già impegnativo, quindi l'ho lasciato il più semplice possibile. E adesso andiamo a vederlo indossato sul manichino. Ed ecco il lavoro finito, uno scialle che si può usare comodamente come scialle, come coprispalle o come bactus per proteggere la gola nelle giornate più fresche. E con questo è tutto, come al solito vi ringrazio per l'attenzione. Vi chiedo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina che vi darà le notifiche di tutti i lavori che pubblicherò. Se vi è piaciuto il video mettetemi un like e condividete il video. Mi aiuterete così a far crescere il mio canale. Vi ricordo anche che ho una pagina Facebook ed un canale Telegram. Se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.